Per realizzare la nostra casetta medievale partiamo da un cubo, quindi con Shift A Mesh clicchiamo sul cubo, con il tasto N dal pannello laterale in Item, in dimensioni X, Y e Z, cominciamo a dare delle dimensioni di X pari a 4 metri, delle dimensioni di Y pari a 6 metri e la dimensione Z la portiamo a 3 metri. A questo punto con il Tab, quindi selezionando il parallelepipedo con il Tab, entriamo in modalità Edit, selezioniamo con il numero 3 la modalità seleziona facce e facciamo un'estrusione alta altri 3 metri. Andiamo su questa faccia laterale e con un E estrudiamo verso l'esterno di 0,70 e da quest'altra parte selezioniamo queste due facce e facciamo un'estrusione verso l'esterno di 1,5, ottenendo questo risultato. Poi clicchiamo sulle facce superiori, le selezioniamo tutte tenendo premuto CTRL e facciamo un'estrusione verso l'alto di altri 3 metri. Questa qua è l'ossatura della nostra casetta. Ovviamente a questa ossatura poi bisognerà aggiungere tutti i particolari. Seleziono la casetta con il tasto 1, mi metto in vista laterale, con GZ faccio uno spostamento verso l'alto e con CTRL faccio degli scatti sulla griglia. Quindi questo qua è il punto di partenza per la nostra casetta. A questo punto, quindi una volta ottenuta la scocca inferiore, cioè la scocca generale, rientriamo di nuovo nell'editazione dell'oggetto selezionandolo e premendo Tab. Ok. Allora adesso come prima cosa con CTRL R andiamo a inserire dei tagli, quindi dei tagli che attraversano tutto l'oggetto. Con la rotella del mouse io posso decidere il numero di tagli, quindi ne scelgo 2, faccio un clic al centro della scena e confermo con un altro clic. Cliccando su su una linea, se tengo premuto il CTRL, lui fa una selezione di tipo ring, cioè vuol dire che lui seleziona tutti i segmenti paralleli a quello che io ho selezionato, mentre invece se tengo premuto lo Shift e faccio un doppio clic, lui fa una selezione di tipo loop. Quindi con la selezione di tipo loop lui segue la continuità di quel segmento e me lo va a spostare. Ora se io clicco su E, cliccando con G
in 3D non me lo voleva fare, forse perché non era selezionata tutta la sequenza, quindi mi sposto in una vista laterale. Con Alt Z abbiamo la possibilità di bypassare, di passare dalla visualizzazione piena a quella semitrasparente. Quando la visualizzazione del modello è semitrasparente, vuol dire che io posso selezionare anche le linee che sono dietro, quindi andando a premere G io ho la possibilità di spostare questo elemento, però come vedete io lo posso spostare in tutte le direzioni. Se voglio vincolare diciamo lo spostamento lungo un asse ben preciso, ricordando che l'asse rosso è l'asse delle X, se non ce lo ricordiamo possiamo vederlo anche da questa parte superiore, quindi GX io obbligo lo spostamento sull'asse delle X e mi vado ad allargare più o meno in questa posizione. Faccio lo stesso anche dall'altra parte, quindi GX mi sposto e allargo quindi questa parte esterna. Per orbitare ho il dito sullo shift e tengo la rotella schiacciata e quindi lui orbita, quindi con Alt Z passo da una visualizzazione 3D piena ad una visualizzazione semi-trasparente che, come dicevo, mi permette anche di selezionare gli elementi diciamo retrostanti. Ora, cliccando con il tasto 3 del tasserino numerico passo nella selezione delle facce. Potrei farlo anche da qui, quindi io clicco qui o premo 3. Con il comando estrudi vado a fare un'estrusione. Se voglio fare un'estrusione a occhio io clicco in un punto ad occhio, oppure se voglio posso mettere una misura ben precisa. Visto che io sto facendo diciamo una non proprio precisissima, quindi non è un'abitazione civile che devo rispettare delle misure ben precise, mi sposto in questa posizione e quindi confermo lo spostamento. Passo nella selezione dei vertici, seleziono il vertice superiore e premendo GZ quindi blocco lo spostamento lungo l'asse delle Z, vado qui e abbasso questo elemento diciamo in questa posizione. Quindi questo qui è una piccola escrescenza esterna dell'edificio e qui voglio andare anche a mettere una finestra, quindi per poter mettere diciamo delle finestre, quindi per creare dei fori e delle finestre conviene sempre con CTRL R andare ad effettuare un taglio che poi attraversa interamente tutto il modello e poi fare lo stesso, quindi CTRL R, fare lo stesso anche da quest'altra parte. Però in questo caso diciamo, come vedete, quando mi poggio sul modello il taglio non segue interamente tutta la geometria. Se mi metto in una vista laterale con Alt Z, seleziono tutti questi elementi per fare un taglio diciamo che attraversi tutti questi elementi, posso premere il K e subito dopo C. Faccio un segmento così che passa da parte a parte e confermo con un clic e premo invio, poi ancora KC e faccio un altro segmento così che passa da parte a parte e premo ancora
invio. Quindi in questo modo, anche se lui non prendeva tutti gli elementi, il motivo per il quale non li prendeva è perché quando la forma comincia a essere un po' troppo particolare, non riesce a tagliare tutti i segmenti. Mi sono messo in una vista laterale, con GZ vado a sollevare questi elementi, perché diciamo in questo spazio qui in questo spazio qui dovrà venire quindi la nostra finestra. Per adesso io non la faccio ancora perché diciamo il modello lo voglio dettagliare man mano che procedo. In questa parte bassa, quindi sempre con CTRL R, devo andare a creare dei tagli, però vedo che lui il taglio non me lo fa fare, quindi mi metto in Alt Z, vado sempre sul coltello, quindi K, e faccio un taglio così. Però come vedete il taglio fatto senza premere C effettua un taglio soltanto della parte posteriore, quindi se io faccio K, C e passo invece in questo modo e premo invio, lui fa un taglio diciamo per tutta la sequenza. Qui ancora KC, passo così e faccio un taglio, quindi KC, e faccio un taglio anche diciamo da quest'altra parte, premo invio, mi metto in modalità selezione vertici. Se seleziono tutti questi vertici e faccio la combinazione SZ0 invio, questa va, quindi SZ0 invio, questa va ad allineare tutti i segmenti. Seleziono questa parte con GZ, la porto più o meno a questa altezza, con GZ porto questa diciamo a questa altezza, poi ancora con KC faccio un altro taglio e premo invio, e con questi segmenti selezionati SZ0 li raddrizzo e con GZ li porto più o meno in questa posizione. Con Alt Z esco fuori e quindi ho ottenuto diciamo dei tagli fatti in questo modo. Vado nella selezione per le facce, seleziono questi 3 elementi e prima di estruderli vado ad attivare lo snap aggrappato ai vertici, quindi con E mi appoggio a questo spigolo in modo tale che l'estrusione arriva fino a questo punto qui. Faccio la stessa cosa anche qui, quindi seleziono questi elementi, compreso anche questo piccolo spazio centrale,
vado a fare un'estrusione, con lo snap mi poggio qui. Ora seleziono diciamo questi elementi, vado a prendere anche questi, a questo punto voglio fare un'estrusione che però non è un'estrusione normale, ma è un'estrusione lungo le facce. Facendo Alt E esce un elenco con i vari tipi di estrusioni. Se faccio Extrude Face Along Normal, lui fa un'estrusione andando, diciamo, in maniera ortogonale rispetto a tutte le facce. Qui mi ha creato un piccolo difetto, però andando in una vista dall'alto, mettendomi in modalità semitrasparente, selezionando tutti questi vertici e facendo SY0, io ho la possibilità di andare a riaddrizzare, quindi in questo caso SX0, SX0, questo qua mi sposto, però qui devo stare attento a non prendere altri elementi, quindi SY0 e poi questo elemento con GY lo porto un po' più vicino, GY mi avvicino a questo punto, Alt Z ritorno nella visualizzazione normale e quindi questo è il risultato, diciamo, ottenuto fino a questo punto. A questo punto voglio creare il tetto spiovente, diciamo, della casa. Ci sono vari modi per poterlo fare, ad esempio posso mettermi in una vista laterale ed andare ad abbassare diciamo i vari punti, quindi ad esempio GZ così, poi vado a prendere questi GZ e abbasso questi, GZ e abbasso questi,
Poi mettendomi frontalmente, rimettendomi di nuovo in vista semitrasparente, allora qui mi accorgo che ho spostato male un vertice, quindi attivo lo snap e con GZ mi alzo, mi aggrappo a questo vertice per metterlo diritto. Quindi molto spesso dobbiamo andare a guardare se ci sono dei problemi nell'allineamento dei vertici. Ora prendo tutti questi e li abbasso tutti quanti assieme. Non mi interessa che questi punti diciamo siano perfettamente allineati, anzi diciamo secondo il riferimento che io sto guardando per creare questa casetta, diciamo il tetto che comunque è in stile fantasy ha questo andamento leggermente irregolare, quindi anzi se le due parti non fossero perfettamente simmetriche il risultato sarebbe ancora migliore. Quindi il livello di precisione richiesto è sempre proporzionale, diciamo, a quello che noi stiamo facendo. Mi porto in una vista (3D), vado a selezionare, diciamo, tutte queste parti interne. Vado sempre con Alt E e faccio estrudi lungo la normale e vado leggermente all'interno, quindi con estrudi lungo la normale l'estrusione avviene verso l'interno. In questo tutorial io andrò volutamente molto lentamente spiegando tutti i passaggi, proprio perché questo video tutorial è rivolto ai dilettanti come me. Io il programma lo sto studiando da qualche mese. Vista la mole di comandi che ci sono all'interno di Blender, io penso che per impararlo bene ci vogliono anni, non mesi. Quindi io mi considero un dilettante del programma, però diciamo quel poco che io conosco lo voglio spiegare in maniera dettagliata e soprattutto lentamente, in quanto io ho trovato dei tutorial su YouTube legati a Blender, diciamo anche molto interessanti nell'idea, che però erano senza voce e velocizzati ad una velocità tale che non si riusciva nemmeno a capire diciamo quali tasti venivano premuti e per quale motivo venivano premuti. E secondo me un tutorial fatto senza voce è talmente veloce che tu non riesci nemmeno a capire magari una modellazione di 5 ore che viene ristretta in mezz'ora velocizzata al massimo, almeno secondo il mio parere non serve a nulla. Quindi io, diciamo, quelle poche cose che conosco, diciamo, le descrivo lentamente, spiegando il motivo per il quale vado a fare tutti i vari passaggi, in modo tale che altri dilettanti come me possano comunque avere diciamo utilità da questo tipo di tutorial.
A questo punto quindi ho creato più o meno questa scocca. Ora voglio cominciare a dettagliare un pochino meglio le parti, diciamo le parti inferiori. Seleziono questo vertice e premo Shift S e attivo Cursor to Selected. Vedete che il cursore 3D si è posizionato al centro della linea. Ora esco fuori. Perché ho fatto questo? Perché ora qua voglio creare un piccolo pilastrino, quindi con Shift A Mesh Cube, e se vedete il pilastrino è centrato rispetto al 3D cursor, quindi io mettendo il 3D cursor nella posizione che voglio faccio in modo che l'oggetto successivo vada a capitare esattamente nel punto in cui io voglio. Quindi visto che io volevo posizionare quel pilastrino esattamente in questa posizione, invece di crearlo in un posto qualsiasi e poi andarlo a mettere dove mi serviva, io sono andato direttamente a metterlo dove mi serviva, e questa secondo me inizialmente, diciamo, quando io non... Diciamo, io sono ancora mi reputo ancora un dilettante di questo programma, ma quando le mie conoscenze di Blender erano ancora inferiori a quelle che ho adesso, io pensavo che quest'idea di questo 3D cursor, che quindi va a definire la posizione in cui un oggetto deve essere creato, all'inizio mi sembrava un po' scomoda come cosa. Invece adesso trovo che sia molto intelligente fare in modo che io riesco tramite il 3D cursor a posizionare esattamente gli oggetti dove voglio. Quindi io ho posizionato il mio cubetto in prossimità di quella linea che si vedeva qui. A proposito, se io entro all'interno delle proprietà visive e chiedo al programma di farmi vedere il wireframe del modello, io continuo a vedere le linee di costruzione che mi possono essere utili per prendere eventuali allineamenti. Quindi io clicco su questa faccia e facendo SZ la vado a stirare nel verso dell'altezza. Non mi interessa che qui ci sono delle compenetrazioni, tanto questo è un modello, diciamo, modello 3D che deve nascere per un videogame, quindi non penso, io non sono un esperto di videogame, ma non penso che questi modelli hanno un'altissima precisione. Quindi in questo modo io ho creato questo primo pilastrino che posso andare con SY anche a stirare un pochino, diciamo, in quest'altro verso qui. Quindi GY lo porto un po' più avanti e lo accosto qui. Poi se comunque volessi essere preciso nell'allineare le parti, mi basta selezionare queste, avere lo snap attivo e con GZ mi alzo, mi appoggio su questo punto, lui prende l'allineamento di questi punti e posso con Alt Z andare a fare lo stesso anche qui. Quindi non è che con questo programma uno non può essere preciso, ma quindi GZ mi appoggio a questo punto, ma dipende tutto da quello che noi stiamo facendo. Quindi se è richiesta una grande precisione, uno questa precisione la può anche ottenere, altrimenti se non è richiesta, diciamo, possiamo anche farne a meno. Ora cliccando sulla lettera A io seleziono tutto questo elemento e con Shift D lo vado a duplicare. Nel momento in cui, diciamo, io lo duplico, se con GX, quindi Shift D lo duplico, GX
lo sposto e lo vado a posizionare qui. Il fatto di averlo copiato all'interno dell'edit mode ha fatto in modo che questo elemento, diciamo questi due elementi, fanno parte dello stesso oggetto. Quindi quando io seleziono qui nell'outliner vediamo scritto, cioè troviamo un solo parametro, quindi che posso con doppio clic rinominare, per esempio pilastrini. Quindi fare una copia di un oggetto nello stesso file ci permette appunto di non avere qui troppi oggetti che magari ci potrebbero in qualche modo creare dei problemi. Adesso voglio andare a creare in questa parte sottostante di questa parte, di questa escrescenza, questa parte che esce fuori, dei sostegni. Quindi mi avvicino, diciamo, a questa facciata qui, che è la prossima sulla quale vogliamo lavorare. Entro in modalità edita e con CTRL R metto un taglio, però come vedete diciamo il taglio non fa tutto il giro del modello e diciamo per un discorso di topologia sarebbe meglio che i tagli dei vari modelli andassero a seguire, diciamo, quindi non ci fossero delle linee interrotte a metà strada. Quindi diciamo quando la forma comincia a diventare un po' troppo complessa occorre diciamo utilizzare altri metodi per creare dei tagli che seguano l'intera circonferenza, cioè l'intero giro del modello 3D. A questo punto selezionando questo vertice con Shift S posiziono il cursore in questo punto, esco fuori e con Shift A vado a creare un cubo e si va a posizionare esattamente nella posizione del 3D cursor. Con il comando S lo vado a scalare e lo vado ad abbassare portandolo, diciamo, in questa posizione. Entro in modalità modifica, estrudo questa parte fino a questo punto, estrudo questa parte fino a questo punto e sposto questo elemento leggermente più in qua. Seleziono questa faccia, con E la estrudo verso il basso e mettendomi lateralmente in modalità selezione vertici sposto accostando questo elemento in questa posizione. Con questi elementi selezionati con R faccio una rotazione più o meno in questo modo. Seleziono questi due elementi e con SZ0 con SX0 li vado ad allineare, con GX li accosto così alla parete.
esco nella, diciamo, nella modalità di Object Mode e applico un modificatore di tipo Array diciamo lo faccio andare verso X metto 7 elementi e poi ne aumento così lo spazio. Questo lo porto leggermente più in alto, così. Quindi per selezionare io mi pongo in modalità semitrasparente in modo tale che posso prendere anche i vertici retrostanti. Quindi con Alt X mi metto in modalità semi-trasparente e sposto questi elementi. Ora qui esco fuori dalla selezione di questi elementi, entro nell'edit mode della casetta e con CTRL R creo un taglio diciamo in questa posizione, creo un altro taglio in quest'altra posizione e poi sempre con CTRL R creo un taglio qui e un taglio qui in basso. Seleziono questa faccia e con E la spingo leggermente più in dentro, mentre questa qua la spingo leggermente più in fuori. Seleziono questa faccia e con Shift S posiziono il cursore al centro di questa faccia. Esco dalla modalità Edit, Shift A, Mesh, inserisco un cubo che vado prima a scalare lungo la X, lo sposto in avanti, lo scalo anche lungo la Y e lo scalo anche lungo la Z. Mi metto frontalmente con il tasto 3 e con Alt X con questo elemento selezionato vado ad allargare questo elemento più o meno in questa posizione. Ora con CTRL R faccio due tagli e sposto quindi con GZ questi elementi così nella parte superiore, questi elementi qui sempre con GZ nella parte inferiore. Seleziono tutto con A e faccio una scalatura ulteriore lungo la X più o meno a questo livello.
seleziono questa faccia e vado ad estrudere più o meno di questa quantità. Alla stessa maniera estrudo anche questa faccia. Se le voglio estrudere della stessa quantità, attivo lo snap ai vertici e quando estrudo mi poggio con il mouse qui su questo spigolo in modo tale che queste due facce diventano allineate. A questo punto con CTRL R vado qui e faccio una serie di tagli. E allungo poi quindi con CTRL R vado a creare con Shift, vado a selezionare tutte queste facce. Con E le spingo in dentro, poi seleziono questa faccia, con X vado a togliere la faccia e anche qui con X tolgo questa faccia. Poi con la selezione per vertici seleziono questi vertici, seleziono questi altri vertici e con F anzi no, con F no perché mi chiude le facce, con Bridge Loop vado a creare questa parte qui. Esco dalla selezione e con GX spingo in dentro la porta. Esco dalla selezione, seleziono questo elemento ed entro in questa selezione qui. Seleziono questa faccia e con Shift S posiziono il 3D cursor al centro di questa faccia ed esco fuori da Edit Mode. Vado con Shift A, vado ad inserire un cubo che vado a scalare lungo la X e vado ancora a scalare lungo la Z questo elemento
scalo attorno alla X, lo porto leggermente più in fuori, lo porto qui un po' più in alto, poi con Shift D lo duplico e con GZ lo porto un po' più giù e ancora Shift D lo riduplico, con GZ lo porto un po' più in basso. Ovviamente poi su queste cose, diciamo, si dovrebbe intervenire per renderle più invecchiate, diciamo queste dovrebbero essere delle assi di legno, così come anche queste qui, quindi in questo momento questi elementi sono un pochino troppo squadrati, un po' tutto è troppo squadrato, quindi poi si dovrebbe comunque in qualche modo intervenire per cercare, magari anche con un add-on, cercare comunque di farlo venire diciamo un po' più invecchiato. Qui prendiamo questo elemento, con Shift D lo duplichiamo e con GY lo trasleiamo qui in questa posizione, con SZ lo scaliamo leggermente, così gli diamo uno spessore maggiore. Ci spostiamo poi da quest'altra parte, entriamo in edit mode di questo elemento, selezioniamo questo vertice e con Shift S posizioniamo il cursore qui, in modo tale che quando faccio Shift A per inserire un nuovo cubo, questo cubo viene già posizionato dove mi serve. Con S lo vado a scalare e con GZ lo porto un pochino più in basso, lo scalo ulteriormente, entro in edit mode, seleziono questi elementi e con GZ li sposto verso il basso, e se mi voglio allineare alla base della mia casetta attivo lo snap e con GZ mi accosto a questo punto qui, vado a togliere lo snap, seleziono questa faccia e con S la vado leggermente ad allargare. Ora esco fuori da edit mode, mi posiziono diciamo frontalmente, con GX porto questo elemento più o meno qui in questa posizione.
Ora vado ad aggiungere un modificatore di tipo array, lo sposto da quest'altra parte, creo 6 copie e faccio in modo che rientrino diciamo all'interno di questo spazio, quindi che non oltrepassino questo punto. Ora applico questo modificatore per poter lavorare diciamo su questi elementi. Vado in modalità edit mode, mi metto in vista semitrasparente, seleziono tutte queste facce e con X cancello le facce, poi seleziono questa faccia, quest'altra faccia e con F le unisco come un unico elemento. Mi metto in modalità vertici, seleziono tutti questi vertici, però qui mi sembra qui c'è qualcosa che non va, torno un attimo indietro, e qui unisco queste facce con il bridge. Poi seleziono questo elemento con Shift S, posiziono il cursore in questo punto, esco dalla modalità di selezione di edit, vado a creare un cubo che vado a scalare diciamo in questo modo. Lo scalo lungo la Y. A questo punto seleziono questa faccia e la estrudo diciamo fino a questo punto. Esco dalla selezione, prendo questi elementi e li porto qui sotto.
vado a spostare un po' più sopra questi elementi. E diciamo questi spostamenti diciamo sono dovuti a degli errori a questo punto. Quindi riselezioniamo questo elemento, entriamo di nuovo in modalità edit poly e con K allora, anzi qui con CTRL R diciamo inseriamo dei tagli. Non è importante essere particolarmente precisi, proprio perché qui si tratta di una casetta in stile medievale, anzi più le cose vengono fatte in maniera poco precisa e più sembrano realistiche. Selezioniamo queste facce, le estrudiamo allineandole a questo elemento. Usciamo fuori dalla selezione. Per risolvere questo problema di questo spazio, che comunque è un problema dovuto a un errore mio nella possiamo selezionare questi punti, con GZ li portiamo un po' più giù, andando a chiudere questo spazio. Usciamo fuori dalla selezione. Ora selezioniamo questi elementi ed andiamo ad applicare l'array. Entriamo nella selezione di queste due facce, Shift S, Cursor to Select, il selettore viene posizionato al centro di queste due facce. Usciamo fuori, Shift A, Mesh, cubo, quindi inseriamo un cubo che andiamo a scalare diciamo con una S. Con GX lo portiamo un po' più